Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi siamo qua per parlare nuovamente di Retevis. Retevis è un'azienda che produce ricce trasmittenti, o se preferite chiamarle walkie-talkie. Ne avevo già parlato bene la scorsa volta perché avevo recensito un modello molto low cost. Qua abbiamo un modello un pochino più top di gamma. Adesso andremo a vedere bene all'interno della confezione cosa c'è. Comunque vi dico subito, mi ha piacevolmente sorpreso. Tanto per cominciare ci tengo a precisare che tra me e Retevis non c'è alcuna affiliazione, quindi Retevis mi ha chiesto solo se mi andava di testare queste ricce trasmittenti, io ho accettato e quindi insomma la recensione è una recensione onesta e spero completa. Allora, all'interno della scatola c'è il classico manualetto di istruzioni in più lingue tra cui l'italiano. Abbiamo la nostra bella ricce trasmittente. La prima cosa da dire di questa ricce trasmittente qual è? È che hanno sopperito a un difetto di quelle altre che avevo testato. A me piacevano molto quelle ricce trasmittenti, ma queste, l'upgrade principale secondo me è che hanno una batteria integrata. E per me questo è una cosa veramente fondamentale, una batteria da 1400 mAh, quindi non dobbiamo star lì a sostituire le batterie, la ricarichiamo e siamo a posto. Volendo possiamo anche inserire le 3 stilo, utilizzando poi il classico coperchietto che ci viene dato in dotazione. Per ricaricare la batteria integrata ci hanno fornito una basetta, quindi è un po' come un telefono cordless. Colleghiamo il cavetto di ricarica classico mini USB e noi carichiamo la nostra ricce trasmittente, e questa secondo me è una cosa davvero molto comoda, a me piace moltissimo. Oltre a questo nella confezione abbiamo l'auricolare Bluetooth, che è l'altra grande innovazione di questa ricce trasmittente. È un auricolare Bluetooth con batteria integrata. Cosa serve? Serve per utilizzare la ricce trasmittente senza usare le mani, quindi voi inserite l'auricolare, lo accendete e c'è un pulsante. Questo pulsante è equivalente del pulsante di chiamata della ricce trasmittente, quindi lo schiacciate una volta, parlate, lo rischiacciate, ricevete. È una cosa molto comoda per chi ad esempio si trova magari in situazioni in cui deve lavorare con la ricce trasmittente e non può utilizzare le mani. Non so, faccio un esempio, state manovrando con una ruspa, dovete comunicare con una persona fuori e non potete usare le mani perché state manovrando, inserite l'auricolare, comunicate tramite l'auricolare, quindi è una funzione in più, poi sta a voi e alla vostra creatività. Poi abbiamo il cavetto di ricarica, un altro piccolo cavetto di ricarica e un adattatore per il timpano, in base al vostro orecchio. Adesso accendiamo la ricce trasmittente e andiamo a vederla più in dettaglio. Allora, questa ricce trasmittente si accende tramite questa rotellina. Questa rotellina è anche la regolazione del volume. Quindi tramite questa rotellina accendete e regolate il volume. Come vedete abbiamo un display retroilluminato con sfondo nero e luce azzurra, che si spegne per questioni di risparmio energetico. Allora, andiamo un pochino nel menu. Il menu non è poi tanto diverso dal menu delle vecchie ricce trasmittenti che avevo già recensito. Allora, possiamo selezionare il canale, il sottocanale, lo squelch. Squelch è una nuova funzione che sulle vecchie ricce trasmittenti non c'era. Squelch serve per amplificare o ridurre il segnale in ricezione. Questo per eliminare rumori di fondo, nel caso vogliate avere un segnale più pulito, oppure per ricevere segnali deboli ma molto sporchi. Quindi voi vi regolate l'intensità in base alla vostra esigenza. Queste sono le varie suonerie. Vi faccio vedere la regolazione del volume.
Sono una decina di suonerie che potete selezionare. Poi abbiamo la funzione Vox. La funzione Vox serve per poter inviare il vostro segnale senza dover schiacciare il pulsante della laterale della ricetrasmittente. In base al livello di Vox che imposterete, automaticamente partirà la chiamata. Quindi voi a mano libera, in questo momento, ad esempio, vedete, ci sono vari livelli per regolare la sensibilità del Vox. Quindi col Vox attivo voi parlate e la ricetrasmittente invia il segnale automaticamente senza dover schiacciare nulla. La funzione di scansione a doppio canale serve appunto per tenere un canale principale e un secondo canale in ricezione. Io in questo caso, ad esempio, ho impostato un canale che uso più abitualmente e quello di rete radiomontana, un secondo canale che tengo in ricezione. Potete ovviamente regolare anche il sottocanale del secondo canale. Questo qui è i beep, se volete usare i beep del menu, cosa che a me snerva abbastanza e quindi non li utilizzo. Call per effettuare la chiamata all'altra ricetrasmittente. Questa è la scansione. Lateralmente abbiamo il pulsante di chiamata che tenete schiacciato. Abbiamo la lucina. Abbiamo anche un allarme. Questo allarme serve appunto in caso di emergenza e potete anche trasmetterlo all'altra ricetrasmittente. Questo tasto invece è il tasto di associazione del Bluetooth. Il tasto di associazione del Bluetooth serve per l'auricolare che vi viene fornito o anche per sincronizzare più ricetrasmittenti Retevis che hanno il segnale Bluetooth attivo. Da questo lato abbiamo l'ingresso per il jack audio, se vi dovesse interessare, e l'ingresso della porta USB, quindi anche per poter ricaricare le classiche pile ricaricabili stilo. Questo è diciamo tutto per quanto riguarda quello che possiamo vedere su questa ricetrasmittente. Ora andremo a fare un breve test. La qualità costruttiva a mio avviso è ottima, come già era ottima anche quella delle vecchie ricetrasmittenti economiche, quindi qua siamo ancora migliorati. E niente, dai, andiamo a vedere un pochino il funzionamento. Per il test di queste ricetrasmittenti mi farò dare una mano dalla mia amica Yoko che mi aspetterà qui in baita mentre io andrò in giro nel bosco e proveremo a comunicare. Allora, mi sono addentrato un pochino nel bosco, non sono molto lontano. Comunque queste ricetrasmittenti hanno un segnale che è molto variabile, dipende molto dall'ambiente, dalle interferenze, da tantissime cose. Vi posso dire che io un giorno, mentre ero qui in montagna, ho ricevuto un segnale dal Monte Resegone che sta in provincia di Bergamo, quindi stiamo parlando di decine e decine di chilometri di distanza. Dipende da quanto è libero il campo e, come dicevo, dalle interferenze. Da una cima a un'altra cima della montagna si può comunicare tranquillamente. Ora proviamo a comunicare un pochino con Yoko. Ecco. Ok Yoko, adesso sei in diretta, puoi parlare, dimmi se senti bene il segnale, se lo senti meglio rispetto alle vecchie ricetrasmittenti, uguale, facci sentire la tua flautata voce. No. Allora, la qualità mi sembra buona, il suono è chiaro, il disturbo è minimo e più o meno la qualità mi sembra la stessa, non vorrei sbagliare. Sì, la qualità più o meno sarà la stessa, anche secondo me. Era già ottima quella delle vecchie ricetrasmittenti, quindi va benissimo. Ok Yoko, grazie per il supporto. Io chiuderei qua il video, se vuoi fare un saluto. Ciao a tutti, accattatevi il... Ottimo, passo e chiudo.
Bene ragazzi, per questo video è tutto. Queste ricce trasmittenti per quanto mi riguarda sono promosse a piene voti. Vi metto il link in descrizione nel caso foste interessati. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like e fatemi sapere cosa ne pensate delle ricce trasmittenti e del video. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca.